Buonasera a tutti amici e bentornati di nuovo nel nostro canale di mobilità elettrica sostenibile. In questo video non guarderemo nello specifico un mezzo a 2 ruote o 4 ruote che sia, ma guarderemo più ad ampio spettro per quanto riguarda l'Unione Europea e quanto ha previsto e ha proposto ai Paesi membri, anche all'Italia naturalmente, un progetto ad ampio spettro davvero per quanto riguarda la decarbonizzazione dei vari Paesi di tutta l'Unione per essere più amici dell'ambiente possibile. Guarderemo in questo video in cosa consiste le proposte che sono state davvero inviate ai Paesi membri e che personalmente, per quale motivo parliamo di questo progetto? Perché io credo fortissimamente verranno approvate. Non avete visto all'interno del canale Marchio Elettrico della incentivazione 40%, non troverete per quanto riguarda video inerente agli incentivi regionali che magari sono da 1 milione di euro per 10.000 euro che con 100 vetture sono già conclusi, perché non vi voglio prendere in giro. Parliamo in linea generale di ciò che viene già approvato, ma in questo caso specifico parleremo di un progetto perché credo fortissimamente verrà approvato così come è stato redatto dall'Unione Europea stessa. Avete visto benissimo quello che sta succedendo in Germania, Olanda, Belgio con alluvioni incredibili. Avete visto quando è successo in Canada. Io sono rimasto perplessissimo. Io sono andato 2 anni fa in viaggio di nozze in Canada, paese non è certo conosciuto per il caldo tropicale, e a Vancouver, prima nostra tappa per il viaggio di nozze, che c'era sui 22, 23, 24 gradi, si aveva il giubbottino in agosto pieno. Quest'anno c'è stata una bomba di calore da 49,5 gradi, quindi pazzesco. Nessuno può negare il fatto che il mondo sta impazzendo e una parte sarà naturalmente qualcosa di naturale, ma per la grandissima parte è l'intervento dell'uomo che sta, compromettendo il tutto. Io vidi tempo fa un video interessante di un collaboratore del CNR e io condivido appienissimo quella è la sua idea. Se la CO2 e gli inquinanti in linea generale fossero non trasparenti e senza odore o quasi, come sono attualmente, ma fossero colorati rosso, giallo, arancione, immaginate, tutte quelle sono le vetture termiche, tirano fuori quello che è un colore arancione dai propri tubi di scappamento. I nostri panorami fossero tutti arancioni o rossi, quello è davvero il cielo che vediamo fosse rosso per causa di quelli che sono gli inquinanti dei mezzi di trasporto che abbiamo. Sono convinto che tutti avrebbero più a cuore quello del nostro pianeta. Il fatto che siano trasparenti e per larghissima parte la CO2 totalmente senza odore, per larga parte ci ha fatto fregare del mondo che ci circonda. Invece abbiamo visto benissimo che il mondo è tutta una grandissima catena che risponde, concatenata davvero in tutto il mondo. Quello che succede dall'altra parte del mondo succederà poi anche da noi. Non esiste il fatto che ogni paese fa al conto suo, siamo tutti uniti. Quindi la proposta dell'Unione Europea, che verrà sicuramente accettata, ve la voglio proporre, mettere qui con varie slide e immagini per quanto riguarda davvero tutte quelle sono le proposte che ha voluto redare, e ve la voglio mettere davvero per darvi davvero conto di ciò che verrà proposto. E naturalmente parleremo anche della mobilità a zero emissioni, perché il nostro campo di ragionamento è le zero emissioni sotto 2 ruote e 4 ruote soprattutto, ma non solo. Noi, come sapete, abbiamo impianto fotovoltaico, abbiamo la pompa di calore, abbiamo la batteria della Tesla. Nel prossimo futuro decarbonizzeremo il massimo possibile per quanto riguarda il nostro domicilio. Voglio levare il metano di torno, voglio fare diverse cose, voglio aumentare l'impianto fotovoltaico, essere al 100% green anche per quanto riguarda la ricarica della nostra vettura. Ci arriveremo, ci vorrà del tempo. Sono un operaio metalmeccanico, non ho l'albero dei soldi come Pinocchio, ma ci arriveremo perché è un qualcosa che dà un bellissimo apporto al pianeta. Aiutiamo quelli che sono i nostri vicini, aiutiamo davvero il nostro pianeta e ci toglie di torno tante tasse, imposte, roba generale da pagare. Quindi a maggior ragione è un qualcosa che va fatto assolutamente. Quindi venite incontro al sottoscritto, continuate davvero a seguire Marchio Elettrico, venite incontro a quello del mondo delle zero emissioni, perché le zero emissioni sono anche un bel risparmio economico. E quindi se non vi interessa troppissimo
se si può utilizzare la parola troppissimo, troppo, quello è il mondo delle emissioni per quanto riguarda l'aiuto al pianeta, sappiate che aiutate anche il vostro portafoglio, quindi ragazzi non dubitate anche di ciò. Ora guardiamo davvero a quelle sono le proposte dell'Unione Europea, che sono veramente importanti, con un focus naturalmente per quanto riguarda il mondo a 2-4 ruote a zero emissioni. Andiamo, conosciamo insieme l'Unione Europea cosa propone. Allora, l'Unione Europea con il Green Deal propone la riduzione delle emissioni del 55% entro il 2030 rispetto al 1990. Attualmente siamo al 24%. Per arrivare a tale quota bisognerebbe ridurre di un 65% nei prossimi 9 anni. Difficile, ma non impossibile, dobbiamo davvero crederci tutti fortissimamente. Poi, anche se non ci arriviamo, comunque sia, il fatto di provare ad arrivare a una certa meta e comunque sia importante anche quello. Continuiamo a guardare. Importante anche il fatto che il settore navale e il settore aereo devono usare quantomeno carburanti sempre meno impattanti ed acquisire titoli verdi da aziende che ne dispongono. Praticamente l'idea è quella che ha fatto anche FCA prima della fusione con PSA, che praticamente ha acquistato i titoli verdi da Tesla. Per essere in pari, non pagare multe salate a quelle dell'Unione Europea, ha acquisito titoli verdi dall'azienda di Elon Musk per essere in pari. Questa cosa, io sono fortissimamente a favore di questo. Per quale motivo? Se un'azienda ha fatto degli investimenti per essere, in pari o anche meglio di quanto è l'obiettivo proposto dall'Unione Europea, per me fa benissimo a vendere questo surplus che ha prodotto con investimenti sonanti da parte della casa stessa e avere un ritorno dal concorrente. E quindi per me è meraviglioso, cioè immaginatevi, perché cercate davvero sempre di immaginarvi voi nella azienda di turno, voi avete un'azienda, avete speso tantissimi soldi per essere in pari, avete fatto anche di più di quanto vi è richiesto e avere il vostro concorrente che vi dà soldi per un vostro investimento, cioè voi avete fatto un investimento, loro vi pagano per il vostro investimento, cioè meraviglioso. Io fossi un imprenditore e avere il mio concorrente che mi regala, perché mi regala soldi per il mio investimento, sarebbe una soddisfazione unica, davvero. Inoltre, aumentare di 3 miliardi gli alberi in Europa entro il 2030, anche lì veramente una cosa, speriamo davvero che possa essere davvero in questa maniera. Almeno il 40% dell'energia deve essere rinnovabile entro il 2030 e qui noi in Italia siamo davvero all'avanguardia, perché davvero noi siamo più o meno sotto quel punto di vista, in quel profilo là. Dobbiamo sempre migliorare, dobbiamo puntare sempre ad aumentare quello il nostro apporto al mondo rinnovabile. Davvero noi siamo il paese del sole, dobbiamo ricordarci innanzitutto di questo, poi anche eolico, idroelettrico, ci mancherebbe altro, ma siamo il paese del sole, dobbiamo sfruttarla il più possibile, però io odio fortissimamente quelle io le chiamo le colline blu o le colline cibernetiche, anche da noi nel Chianti ci sono alcune colline blu che io odio alla follia, cioè voi guardate il panorama, vedete quelli sono i vitigni, landi rivieni delle colline, poi vi trovate questo punto blu che per me è inguardabile. Ci sono però tutti i tetti delle infrastrutture domestiche, delle infrastrutture delle industrie, di quelle che sono le scuole, i luoghi pubblici, cioè tutti questi luoghi per me dovrebbero essere tutti elettrificati, tutti dovrebbero produrre energia elettrica. Dobbiamo darci una mano davvero sotto questo punto di vista, non togliere quelli che sono gli spazi ai luoghi di coltivazione e rendere anche davvero inguardabili quelli che sono i nostri panorami, ma cercare di sfruttare il più possibile quello che già noi abbiamo ricreato, i nostri tetti, che diamine ci facciamo con le tegole così lasciate alla mercé. Mettiamo davvero i pannelli fotovoltaici, sfruttiamoli per aiutare noi stessi, le nostre bollette e anche il mondo intero, perché non andremo ad inficiare in nessunissimo modo quello che è l'impatto ambientale. Pensiamoci davvero. Inoltre, ogni anno nel pubblico il 3% degli edifici deve essere rinnovato. Qualcosa di fondamentale, davvero qualcosa di fondamentale. Io quando andavo a scuola, e parliamo di anni or sono,
non ho mai avuto questa grande voglia, ma qualche volta ci andavo anch'io. I luoghi erano tutti vetusti, diciamo non erano paventati per niente, i luoghi erano abbastanza freddi e caldi d'estate, insomma erano fatti veramente, veramente male. E cercare innanzitutto di tappare quelli che sono i buchi, coibentare il più possibile quelle sono le pareti, cercare di disperdere il meno possibile quella è l'energia che abbiamo utilizzato per riscaldarli o per raffreddarli. Per quale motivo continuare a buttare energia quando potremmo cercare davvero di tappare quelle sono le perdite delle nostre pareti, soprattutto per quanto riguarda il pubblico, perché poi quell'energia dissipata per riscaldare continuamente quelli sono i propri locali, ad esempio scolastici, ma non solo, ora dico scolastici, ma vale per tutto quello dell'universo pubblico, poi sono soldi che vengono via dalle nostre tasche. Perché se io devo spendere 10 per riscaldare un locale e poi quel 10 mi basta perché il locale mi rimane caldo e invece devo continuare a spendere 10, più 10, più 10, più 10, sono soldi e poi mancheranno i nostri conti correnti e siamo noi che andiamo a pagare poi per quel riscaldamento. Dobbiamo pensarci anche sotto quel punto di vista, perché è fondamentale non pensare semplicemente e solamente a quello dell'impatto ambientale, che è fondamentale, ma anche e soprattutto per coloro che non hanno questa sensibilità come ho io e come la stragrande maggioranza di coloro che guardano il canale Marco Elettrico. Sono soldi che continuamente vengono portati via dalle nostre tasche, che vanno a aumentare il debito pubblico e poi lo sappiamo tutti dove va a rifinire il debito pubblico e qualcuno viene a bussarci a casa, quindi lo sapete bene come funziona. Quindi a maggior ragione dobbiamo coibentare, dobbiamo incentivare, dobbiamo evolvere quelli che sono innanzitutto i luoghi pubblici, perché sono i luoghi di dispersione monetaria e naturalmente anche di energia. Il nostro mondo elettrico avrà uno stravolgimento incredibile. Entro il 2030 le emissioni dovranno ridursi del 55% ed entro il 2035 del 100%. Cosa vuol dire questo? È fondamentale, ragazzi. Fondamentale, la parte principale e più importante del canale Marco Elettrico riferita a questo video. Cosa vuol dire? Che entro il 2030 le emissioni dovranno essere ridotte fortissimamente. Ma entro il 2035 non potrà esistere in vendita una vettura nuova che non sia a zero emissioni o anche a idrogeno, ma a zero emissioni, che poi idrogeno in realtà è una vettura elettrica che ha un serbatoio a idrogeno, perché comunque sia poi l'idrogeno diventa elettricità che poi ha una piccola batteria e muove un motore elettrico, insomma l'idea è quella. Dal 2035 non esisterà più in vendita una vettura nuova che non sia a zero emissione, è qualcosa di meraviglioso. Ho avuto modo di vedere vari siti e sitettini che parlavano di questa situazione, ho avuto modo davvero di leggere quelle sono le varie interpretazioni da parte degli analisti, di coloro che parlano e diciamo studiano quello che è l'evento e la situazione generale. Entro il 2030, secondo loro, nell'Unione Europea, non in Italia nello specifico, nell'Unione Europea, entro il 2030 ci sarà un sorpasso per quanto riguarda le vendite del mondo elettrico rispetto a quello che è il mondo termico, qualsiasi voglia sia, può essere benzina, diesel, ibrido o quant'altro. È qualcosa di fondamentale, davvero fondamentale. Entro il 2030 ci sarà un sorpasso delle vendite ed entro il 2035, se il progetto dell'Unione Europea andrà in porto, e io non vedo per quale motivo non dovrebbe andare, entro il 2035 nessuna concessionaria potrà vendere una vettura nuova che non sia a zero emissioni ed è un qualcosa di fondamentale, spettacolo. Entro il 2035 tutti avremo vetture nuove, chi vorrà andare a acquistarla naturalmente a zero emissioni. Porca miseria, io davvero mi ricordo sempre quando c'era le C0, quando cominciai a appassionarmi di questo mondo 5-6 anni fa, ora non mi ricordo, il tempo qui vola e sembrava un'utopia. Ragazzi, il mondo sta cambiando in una maniera strepitosa. Davvero, emozione, queste sono emozioni, continuiamo davvero. Rivedere davvero quelle sono le esenzioni verso il mondo diciamo fossile. Attualmente vi sono tantissime esenzioni per quanto riguarda davvero il mondo che non è proprio a zero emissioni, anzi, rivedere davvero tutte quelle che sono le esenzioni sono apportate da vari stati per cercare di non incentivare ciò che ci sta dando davvero un grandissimo fastidio, non solo per quanto riguarda la CO2, soprattutto per quanto riguarda la CO2, però io davvero, tantissimi di voi insomma sono per le strade sia a piedi, sia in vettura, in moto, in bicicletta e quant'altro. Ma quello che voi sentite quando passate accanto a una strada trafficata non è la CO2 è inodore,
sono tutti quelli sono gli incombusti, le NOx, tutti quelli sono gli inquinanti vari che vengono prodotti dalle vetture e soprattutto le vetture poi non vengono neanche manutenute. Diciamo una volta passato quel periodo di garanzia, i taglianti vengono fatti e non vengono fatti, tutti questi gas di scario vengono rilasciati con una facilità estrema. Mamma mia signore, mamma mia signore. Quindi davvero le incentivazioni su questo punto di vista devono essere riviste, tolte, assolutamente tolte anche da quanto riguarda l'Italia che disperde tanti soldi sotto questo punto di vista. Poi, fino al 2025 in prova i produttori esteri di acciaio, ferro, cemento eccetera dovranno riportare un quantitativo di CO2 emesso. Dal 2025 pagare un costo su di esso. Questo è un qualcosa di fondamentale che ho avuto modo di leggere sotto il profilo di proposte dell'Unione Europea. Cosa prevede? Prevede tutti quelli che sono gli esportatori esteri di acciaio, ferro, cemento, fertilizzanti, eccetera, 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 che vendono all'Unione Europea, devono dichiarare quanto è il CO2 avuto per la produzione di tali elementi, di tali produzioni. Entro il 2025 comunque non avrà un impatto, assolutamente, però devono dichiarare quanto è il CO2 emesso. Dal 2025, sulla base di quelli che sono il dichiarato di emissioni sul singolo prodotto, avranno un quantitativo da pagare, perché i paesi esteri che vogliono vendere all'Unione Europea devono dichiarare quanto è l'emissione e a seconda di quelli che sono i valori, i nostri valori europei rispetto a quelle che sono le emissioni dichiarate, avranno da pagare un conto. Se vogliono vendere all'Unione Europea dovranno mettersi in pari e adeguarsi, sia per i pannelli fotovoltaici, sia per i forni elettrici, per quanto riguarda la produzione di acciaio, che sia per quello che sia, devono mettersi in pari, devono adeguarsi. L'Unione Europea ha deciso, e io sono fortissimamente d'accordo con loro, volete vendere all'Unione Europea? Va bene, però vendete ai valori nostri, vendete ai valori che ci appartengono. Noi vogliamo davvero essere più neutrali possibile sotto il profilo delle emissioni. A me questa idea piace tantissimo. Comunque sia, parte dal 2025, già da ora partirebbe la sottoscrizione della dichiarazione dei vari esportatori, dal 2025 poi partirà l'emolumento e quindi comunque sia uno ha il tempo di mettersi in pari. Vuoi vendere all'Unione Europea? Ti metti d'accordo, ti metti in pari o paghi, perché io credo sia qualcosa di fondamentale. Per ultimo, ma non ultimo, per aiutare quella è la transizione ecologica del nostro continente, verrà immesso anche un fondo apposito, il Social Climate Fund, spero di averlo letto bene, con 72,2 miliardi di euro per aiutare famiglie, imprese, soprattutto piccole imprese, nella conversione dei propri immobili, che siano edifici pubblici, edifici civili o edifici industriali, per essere più neutrali possibile sotto questo punto di vista, però comunque sia c'è un esborso e l'Unione Europea ha intenzione di sovvenzionare questa trasformazione verso le zero emissioni, quantomeno il più possibile, con un fondo apposito. Questo fondo verrà finanziato con quelle che sono le tasse che faranno pagare ai vari produttori che non si metteranno in regola, che siano esteri, che siano interni all'Unione Europea. Le tasse verranno raccolte, verranno inserite in questo fondo da 72,2 miliardi di euro e verrà sovvenzionata, verrà aiutata quella è la trasposizione in un mondo più pulito delle varie famiglie o imprese del vecchio continente che vorranno naturalmente mettersi in pari. Quindi per me questo è un qualcosa di fondamentale, favoloso, cioè noi all'interno del canale Microelettrico parliamo sempre di vetture zero emissione o anche due ruote naturalmente a zero emissione, ma questa proposta per me è fondamentale. Dobbiamo tutti aiutare l'Unione Europea, i vari Paesi membri, Italia compresa, a aiutare davvero l'approvazione di un piano del genere, che è qualcosa di fondamentale. 2035 per le zero emissioni sotto il profilo della mobilità per me è un qualcosa di fondamentale, giustissimo. L'Italia ancora non aveva approvato qualcosa del genere, altri Paesi sì. Mettersi tutti in pari per avere una data di partenza, per aiutare questa trasposizione zero emissione è qualcosa di fondamentale. Avete visto bene, come abbiamo detto anche all'inizio del video, quello che sta succedendo in Germania, Olanda, Belgio, quello è successo anche da noi, in Canada 49 gradi e mezzo, a Vancouver una cosa clamorosa, io dico neanche a Casablanca in Marocco c'è una temperatura del genere, che è una cosa davvero clamorosa.
perché il mondo davvero si sta ribellando a quello che stiamo facendo e dobbiamo darci tutti una mano. Quindi volevo davvero fare un video del genere perché per me è fondamentale, volevo davvero spiegarvi quello che sta succedendo e spero portarvi con me verso un qualcosa di fondamentale per il mondo a zero emissioni, un mondo che cerca di trasformarsi, un mondo che vuole battere davvero quelle sono le resistenze che fino ad ora hanno impedito di trasportare il mondo davvero nel XXI secolo, ma nel vero senso della parola. Fino ad ora abbiamo continuato come fosse il 1800, il 1900, tempo delle rivoluzioni industriali, cioè chi se ne frega dell'ambiente, buttiamo tutto, diciamo, in aria, chi se ne frega, tanto l'aria è grande. E che succederà mai? Invece no, dobbiamo davvero aiutarci tutti, olio fotovoltaico, le nostre case nel singolo, perché non dobbiamo assolutamente, perché molte a volte mi scrivono ma quell'industria cosa fa, quell'altra industria cosa fa, quella grande impresa cosa fa, tutto verissimo, tutto giustissimo, ma noi cosa facciamo? Cosa facciamo noi? Guardiamo in primissima parte quello che ci riguarda noi in primis e poi guardiamo naturalmente agli altri. Io mi ricordo, e non sono diciamo, troppo religioso, però ve lo voglio dire perché è un qualcosa, io sono sensibile a determinate cose. Gesù una volta disse, prima di guardare alla pagliuzza che c'ho nell'occhio io, guarda nella trave che c'è nel tuo, perché per me è fondamentale, cioè è proprio un'idea del guardare prima a casa propria, cosa stiamo facendo, cosa abbiamo fatto, cosa possiamo fare e poi guardare agli altri. Mettiamoci in pari noi, mettiamoci davvero noi nelle regole del gioco. Siamo davvero i primi a dire cavolo, io ho fatto tutto quello che potevo fare, sono in pari, ora sta a te a metterti davvero in gioco, a rivoluzionare il proprio, diciamo, domicilio, ma non solo, la propria mobilità, il proprio stile di vita. Diamoci una mano tutti e miglioreremo e aumenteremo davvero il nostro stile di vita. Io ho una mobilità elettrica e non solo, pannelli fotovoltaici, batteria della Tesla, pompa di calore, sto davvero rivoluzionando quello è il mio mondo piano piano, perché naturalmente sono un operaio metalmeccanico, ma davvero mi sento estremamente migliore, mi sento molto bene, il mio stile di vita sta migliorando sensibilmente, sto davvero da Dio e spero davvero che tutti voi possiate, diciamo, rivolgervi questo punto di vista e sono convinto che anche voi ne gioverete altamente. Io ragazzi vi saluto, vi ringrazio, iscrivetevi al canale qualora non l'aveste fatto. Nei prossimi video guarderemo come si realizza, come si progetta un viaggio a zero emissioni con la propria vettura. Noi abbiamo un Opel Corsa E, come abbiamo detto in altri video faremo oltre 4.400 km nel vecchio continente e naturalmente vi dirò un pochino come si organizza o qualcosa del genere. E poi guarderemo a come davvero ci siamo regolati con tessere, tesserine e guarderemo un po' davvero come funziona e anche il giro che faremo, insomma avremo tempo e modo di parlarne nei prossimi video. Io vi saluto, vi ringrazio, un bacio a tutti, iscrivetevi al canale, alla prossima, ciao!